Cari amici, ciao a tutti. L'argomento di questa discussione è la adiposità localizzata. L'adiposità localizzata consiste in un accumulo localizzato di tessuto adiposo, cioè di grasso, caratterizzato per l'appunto da un aumento nel numero e nelle dimensioni delle cellule adipose, cioè delle cellule grasse. Emerge subito una importantissima differenza con la cellulite, di cui abbiamo parlato in un'altra sessione. Infatti, la cellulite è caratterizzata dalla presenza di grasso malato, cioè profondamente alterato per quanto riguarda l'aspetto tessutale a causa di un processo infiammatorio che finisce progressivamente e inesorabilmente per comprometterne le caratteristiche strutturali e microcircolatorie. Invece, nella adiposità localizzata, noi ci troviamo di fronte a un tessuto grasso sano. E vediamo quindi la diapositiva. Questo tessuto grasso sano spesso è il risultato di diete dimagranti che magari hanno ottenuto degli ottimi effetti dal punto di vista generali, però hanno residuato delle zone resistenti, una specie di zoccolo duro a livello soprattutto della regione addominale e dei fianchi. Noi possiamo agire sulla adiposità localizzata anche attraverso la tecnica della omeomesoterapia, cioè della mesoterapia fatta con farmaci naturali, cioè omeopatico-omotossicologici, attraverso l'inoculazione molto superficiale di circa non più profonda di 4 mm per arrivare nello spessore del derma. Quali sono i farmaci omeopatico-omotossicologici che noi utilizzeremo per agire su questo problema? Soprattutto si tratta di farmaci organoterapici, cioè derivati da organo di suino, che sono fondamentalmente il tessuto adiposo e l'ipofisi, con il fine di modulare il metabolismo dei lipidi anche attraverso una attivazione della ghiandola ipofisi, che è la ghiandola che dirige l'attività di tutte le ghiandole endocrine del nostro organismo. Le ghiandole endocrine sono le ghiandole a secrezione interna come la tiroide, il surrene, per esempio. Un altro tipo di farmaci che utilizziamo nel trattamento mesoterapico dell'adiposità localizzata sono farmaci che tendono a allontanare le tossine dal tessuto connettivo, dalla matrice, e in questo senso ci porta un grande aiuto il Gallium per la sua azione profondamente detossinante della matrice connettivale. Un terzo ordine di farmaci è rappresentato da farmaci attivatori del ciclo di Krebs, che è il ciclo di produzione, di metabolizzazione e di respirazione cellulare, che porterà a una migliore utilizzazione e direi smaltimento degli accumuli di grasso a livello delle zone di cui abbiamo parlato. Ciao!